Amici di Planet Spin, benvenuti sul canale, benvenuti a questa nuova avventura di pesca. Oggi vi porto con me in una battuta, andiamo alla scoperta di questo nuovo spot. Mi trovo a Salerno e andremo, ecco, a vedere qualche punto interessante all'interno del porto di Salerno. Faremo qualche lancio spinning e vediamo come va questa avventura, venite con me. Il porto di Salerno Molo Manfredi, chiamato anche porto commerciale, è uno dei 3 porti presenti a Salerno ed è sicuramente il più grande, con un'importanza strategica per gli scambi commerciali. Per quanto riguarda la pesca spinning, sono tanti i punti dove possiamo provare, tuttavia ce ne sono alcuni che io vi segnalo. La zona della stazione marittima, la scogliera esterna, dalla zona a ridosso della Madonnina fino alla punta, il piccolo molo di recente costruzione a ridosso del porto, il curvone prima di arrivare alla punta, la punta sul faro verde e la punta sul faro rosso. Sempre per la pesca spinning, le prede principali che possiamo insidiare in questi punti sono il pesce serra e la spigola. Altre prede, ma più occasionali, sono il barracuda, solitamente di piccole dimensioni, ma anche la lecciamia e la lampuca, solitamente nei punti più esterni, e bisogna seguire la stagionalità delle prede. Per il periodo autunnale ed invernale invece possiamo anche provare ad edging e trovare seppie e calamari. Il periodo migliore per frequentare questo spot è sicuramente il cambio di luce, alba, tramonto e soprattutto la notte. Si sconsigliano le ore diurne e i mesi estivi per il grande flusso turistico e diportistico. Infine, per il parcheggio, il mio consiglio è di lasciare la macchina fuori dal porto e proseguire a piedi, per cui arrivate leggeri e tenetevi pronti a fare una bella passeggiata. Uno dei punti più caldi del porto di Salerno è qui alla stazione marittima, dove attraccano i traghetti, i vaporetti, ecco, le altre imbarcazioni turistiche. Qui ovviamente bisogna fare attenzione che durante gli orari della giornata in cui si eseguono le operazioni di imbarco e sbarco è meglio evitare di venire a pescare e di scegliere orari alternativi, per cui possiamo preferire l'alba, il tramonto inoltrato, la notte. Questo è lo spot, questa banchina. Le prede tipiche di questo spot sono soprattutto pesce serra, lo possiamo insidiare anche di notte con esche di superficie come popper, UTD, needle, oppure con il classico jerk, long jerk, pure vanno molto bene. Eccolo qua il nostro pencil della Duo. Il recupero che facciamo è quello classico del UTD, cercatine laterali, e l'esca reagisce con dei movimenti da destra a sinistra sull'acqua, simulando un pescetto in difficoltà. Questa è l'azione classica del VTD, va bene solitamente sia per il serra che per la spigola.
dipende anche la velocità con cui faremo questo movimento. Ecco. Adesso pensi anche a bassissima velocità, guardate, ha un bellissimo nuoto, almeno a me piace. Ai pesci oggi non tanto. Dopo questo primo break qui sotto la stazione marittima proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta di altri spot qui al porto di Salerno. Andiamo. Spam papam papam. Allora, diciamo che arrivati a questo punto abbiamo due scelte: andare verso destra e quindi provare lungo il braccio lungo, che ripeto è una bella passeggiata e sono tutti teoricamente punti buoni. Il top del top è ovviamente la punta dove è il faro verde, dove comunque è una zona di passaggio, e l'altra alternativa è andare verso sinistra. Ci sono una serie di scogli che portano proprio al ridosso del porto, una zona piena di corrente, c'è anche un piccolo scarico se non sbaglio nei pressi, quindi ci dovrebbe essere un po' di movimento di mangianza, palle di foraggio, e noi facciamo questa seconda ipotesi. Andiamo a vedere quello che succede. Di salire questa scaletta. Sì. Gli scogli artificiali che servono a proteggere il porto dalle mareggiate, e questo è un altro buon punto per lo spinning, e facciamo qualche lancio anche qua. La provo a fare un cambio di esca, metto uno più piccoletta, il rozzante, vediamo cosa viene fuori. Questa è una bella esca Realis rozzante della Duo. Magari qualche spigolotta. Con questa esca cambiamo ovviamente tipo di recupero, che è il recupero costante lineare con qualche richiamo, qualche cercatina laterale per dargli un po' di vitalità in più, ma anche il recupero lineare va molto bene. Il recupero diciamo lento a seconda anche della corrente, se c'è più corrente dobbiamo un attimo accelerare, altrimenti l'artificiolino va in balia delle onde e perde la sua efficacia. Recupero a media velocità comunque va sempre bene. Raccogliamo un po' di spazzatura dei nostri amici pescatori. Lenza con galleggiante, bella e pronta. La buttiamo noi, non vi preoccupate. Possiamo ancora. Quando scendere da questo punto un po' stretto, anche un po' pericoloso, ma ce la possiamo fare.
adesso andiamo su quest'altro baraccetto del porto, proprio qui indietro. Questa è la quinta, questo braccio d'ossa assolutamente. Questa è la lista che abbiamo oggi. Eccolo, 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 eccolo. Eccolo, ce l'ho anch'io. No. L'ho perso. Ecco. Sì, sì, stai piccolino. Piano, piano, calma, calma. Eccolo qua, un altro. Beccato su. Eccolo un altro. Eccolo un altro. E questo pure è buono. Esatto. Eccolo un altro. Mitico Tide. Mamma mia. Oh, vieni qua. Questo qua è un bel pescetto, ragazzi. È un bel pescetto. C'è ancora qualche lancetto in questa parte qui dietro, proprio sulla punta, all'imboccatura. Vediamo se siamo fortunati. L'esca la sento bene in canna, si muove molto bene, anche in acqua riesco a vedere i flash, le spanciate, le vibrazioni che emette. Quindi se c'è un predatore in caccia sicuramente si fa notare, ma attualmente non ho ricevuto nessun segnale di attività, di vita. Lo spinning è anche questo, ci divertiamo anche senza catture. La sorpresa è comunque dietro l'angolo. Un po' di pescetti che spanciano qui sotto, Qualcosa ci potrebbe anche essere.
Allora, in questa zona del porto i pesci che possiamo insediare, oltre al classico serra e la spigola, possiamo tentare anche al barracuda. Di solito si pesca in notturna o dal tramonto in poi durante la giornata diventa sempre più difficile riuscire ad effettuare qualche cattura. Tuttavia i pesci ci sono, non sono di grandissime dimensioni, devo dire la sincera verità, non ho mai visto o sentito di catture di taglia, diciamo, medio-alta, diciamo catture di media taglia, piccole. Diciamo che per chi inizia lo spinning ed è di Salerno ed è della zona, è comunque uno sport da tenere in considerazione per muovere i primi passi nella tecnica. Poi di posti di pesca ce ne stanno davvero tanti, però questo è un posto sotto casa, è tranquillo. In questa zona proprio del porto si può pescare con tutta tranquillità, per cui io lo consiglio anche per chi è della zona, vuole fare una mezz'oretta di pesca, 2 euro di pesca, viene qua, si rilassa e c'è anche l'occasione di fare qualche bella cattura. E la cosa che mi piace di più in questo sport è che è davvero silenzioso, a pochi passi dalla città, però si sta davvero in tranquillità. Lo consiglio a tutti, è una bella passeggiata. Bene, amici di Planet Spin, la mia pescata continua ancora, faccio ancora qualche lancio tornando verso l'uscita del porto e nel frattempo ci salutiamo. Spero che il video vi sia piaciuto. Se volete lasciate un like, iscrivetevi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti. Lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi, alla prossima!